ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, dove sta? Mi è giunta voce che il VD40 fa miracoli. Dicono che se metti il VD40 insieme alla benzina nel serbatoio ti pulisce l'iniettore e tutto il sistema di alimentazione. Dicono che fa miracoli. Oh, cioè, ma siamo seri? Ma stiamo scherzando? Io sta cosa non l'ho mai provata, è la prima volta che la sento e non so. Beh, allora andiamo subito a provare, vai! Allora, dicono che per 20 litri servono 8 secondi di spray, 8 secondi di VD40. Per 10 litri servono, diciamo, 4 secondi indicativamente, e il mio scooter ne ha solamente 7 di litri. Quindi quanti secondi facciamo? Ne facciamo 3? 3 secondi? Vediamo quanto liquido esce in 4 secondi. Agitiamo. 1, 2 e che cazzo è uscito fuori? Vediamo un attimo questo. Ok, vai. 1, 2, 3 e 4. Vediamo un po' con 4 secondi che è uscito fuori. Con 4 secondi molto rozzo indicativamente è uscito fuori questo. Che poi proprio questa è una misura grossolana. Dicono ogni 20 litri 8 secondi. Ma poi di ogni 28 secondi che significa? Dimmi quanti ml ci va. È proprio una cosa grossolana. Con la mia bomboletta sono usciti circa 6 ml. Allora, con 4 secondi di bomboletta spremuti sono usciti fuori circa 6-7, diciamo 7 ml, e quindi ne dovrei mettere un po' di meno, non ce lo devo mettere tutto. Prima di mettere il VD40 nel serbatoio andiamo prima a controllare la camera di scoppio con la nostra microcamera, eccola qua, e andiamo a vedere quanto è sporca e cosa c'è dentro, così vediamo prima e dopo il risultato, l'effetto del VD40. Voglio vedere con occhi miei gli effetti veri che fa. Voi no? Andiamo a vedere, vai! Registrando, eccolo. Ok, questo è il foro della candela che io ho già tolto. Questa è la camera di combustione del cilindro e questo qui che vedete è la testata del pistone. Vedete come è sporca? È normale. Lo spazio che vedete lì ai lati è normale perché lì sotto ci sono le fasce. Se il VD fa miracoli dovrebbe pulire anche la testa del pistone. E ok, tiriamo fuori. Eccolo il cilindro, guarda! Cilindro, e questo è il pistone, bellissimo. Ok, con lo specchietto vediamo a 90 gradi. L'iniettore sta in alto. Allora, eccoli. Questa è la vite filettata della candela. L'iniettore lo dovremmo trovare qui. Allora, questo mi pare, questo l'iniettore. No, questa è una valvola. È grande e rotonda, mi pare una valvola. L'iniettore sta in mezzo alle valvole, ma non si vede assolutamente nulla perché è tutto completamente nero. Qui vedo una valvola che è questa qua, guardate che bella. Poi da quest'altra parte vedo un'altra valvola. L'iniettore dovrebbe essere in mezzo, qui in mezzo alle valvole, ma non lo vedo. Che figata! Che spettacolo questa microcamera! Un po' meno per lo specchietto a 90 gradi perché con la luce che emana la microcamera gli dà un po' fastidio. Avete visto, c'è un doppio riflesso di luce che lo rende appannato. Questo è il vetrino, eccolo qua. Io qui ci ho messo una puntina di attacco perché il vetrino si staccava e ovviamente sono cinesate e vanno sempre controllate prima di usarle, sia mai che vi rimane qualcosa dentro. È bellissimo perché qui c'è la ghiera e si avvita così in questo modo. Lo scopo di pulire l'iniettore è proprio questo, portare all'efficienza originale l'iniettore, perché se è tutto sporco lavora male, spruzza male, troppa benzina, camminiamo male, consumiamo di più, un caos, e quindi riportiamolo al suo stato originale. C'è il pieno, proprio pieno che più non si può, fino al tappo. E ora ci andiamo a mettere il nostro bellissimo VD40.
Vabbè dai, mettiamocelo tutto. Chi se ne frega. Agitatina e chiudiamo. Ok, ce l'ho messo tutto e vediamo adesso i risultati. Questa settimana io userò il motorino, la benzina mi dura circa una settimana. Vediamo se fa più di 180 km con un pieno, vedrò se farà fumo. Poi dopo vi dirò tutti quanti i risultati e tutte quante le impressioni che avrò. Ok ragazzi, andiamo a provare il motorino, vai! Ciao ragazzi, sono Daniele Borietti, benvenuti in questa seconda parte. Vi faccio vedere subito quanti chilometri ho fatto con benzina e il VD40. Andiamo! Io avevo una media di 180 km con un pieno. Il mio SH ha 7 litri di serbatoio perché è una delle prime versioni, poi nei successivi l'hanno ingrandito. Vediamo subito quanti chilometri ho fatto. Eccoli! 194 km, vedete il serbatoio si è svuotato, fantastico, sì! Appena si fredda il motore andiamo subito a vedere con la nostra telecamera sonda dentro la testata i risultati, se è cambiato qualcosa. Nel frattempo vi dico un po' le mie impressioni. Non ho notato fumo, cattivi odori, nulla. Le uniche cose che ho notato sono l'incremento dello scatto, quindi più fluidità, l'incremento dei chilometri totali su un pieno di benzina. Ora il mio scooter non ha grandi problemi di motore, ancora sta bene a 60.000 km, quindi io credo che il VD40 dentro a un motore vecchio con 100.000 km penso che può dar grandi risultati. Una cosa che si nota bene è l'accensione rapida. Metto la chiave, giro, parte istantaneamente come se il motore è nuovo e quindi fantastico, sembra proprio che fa miracoli. Ovviamente i miracoli li fa su un vecchio motore morto che deve risorgere. Ok, andiamo a vedere con la nostra sonda dentro al motore, vai! Aspetta, devo fare una cosa prima, importantissimo. Oggi cambiamo cacao. Cacao. Fanno proprio di cacao, buoni! Vai! Ok, ora si vede qualcosa. Ok, si vede la testa del pistone e il cilindro. Eccolo qua. Mi pare che è rimasto sporco, non noto pulizia all'interno della camera. Mettiamo il vetrino per vedere ad una angolazione di 90 gradi. Vai. Ecco una valvola, mi pare uguale a prima, non noto grandi differenze. Purtroppo c'è uno strano riflesso che non ci permette di vedere bene. Comunque ecco una valvola, guarda qui, eccola. Le valvole mi sembrano come prima. Per quanto riguarda la candela, il prima e il dopo mi sembra che non è cambiata molto, sempre lo stesso colore. Io pensavo che diventava tutto bello e lucido. In conclusione penso che non gli faccia male mettere un po' di VD40 nel motore. Bello bello. Quindi in definitiva il VD40 serve a sbloccare e a pulire gli iniettori. Quindi se ci sono problemi di iniettori, prima di fare lavori andiamo a provare il VD40 e vediamo se risolviamo il problema. Ovviamente le prove le fate a vostro rischio e pericolo, non mi assumo nessuna responsabilità se rompete qualcosa. Mi raccomando, andate a leggere sotto nei commenti perché vi lascio altre informazioni più dettagliate. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate, fatemi sapere anche se l'avete provato, se lo volete provare, se lo state provando. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace e per ogni mi piace un po' di VD40 del motore per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. Guardate un po', mi sono tagliati i capelli. Vero che sto meglio adesso? Vero?